Buonasera Santo Padre. Buonasera. Grazie prima di tutto di averci ricevuto qui per questa chiacchierata per la trasmissione Cliché della Svizzera italiana, e una chiacchierata che è una sorta di pagina bianca sul colore bianco, un colore molto importante per la Chiesa, simbolo ovviamente di purezza, di innocenza, ma anche, la prima cosa subito a livello visivo, l'abito bianco per eccellenza è il suo. Dove nasce questa tradizione e perché il Papa è vestito di bianco? È stato un Papa domenicano che aveva l'abito domenicano, che è bianco, con la capa nera, ma l'abito è bianco. E da lì tutti i papi usavano il bianco. È nato lì. Se non sbaglio è Pio V che è sepolto in Santa Maria Maggiore. E secondo lei questo bianco qual è il valore principale che ha per la Chiesa? La Chiesa usa i paramenti bianchi, per esempio, nelle domeniche di Pasqua, di Natale. Il bianco c'è un significato anche di gioia, di pace, di cosa bella, no? Io quando penso al bianco penso ai bambini nel battesimo. Tutti vengono di bianco. Penso alla mia prima comunione, che ho la fotografia in bianco, no? Anche le giovani spose usano il bianco. È un colore forte, non è debole. E per lei cosa ha significato da quel 13 marzo del 2013? È cambiato questa immagine, questo rapporto? No, è lo stesso, no? Ma tu non te ne accorgi. Sì, vesti di bianco ma non te ne accorgi. Io non me ne accorgo, è curioso. E quando vedo le macchie sì me ne accorgo. Perché questo è terribile, eh? Il bianco attira le macchie. Lei l'aveva già detto, più il vestito è bianco più diventano visibili le macchie. Ma vale anche a livello simbolico oltre alle macchie fisiche? È così, eh? Per esempio, è una persona che è in un posto di servizio, pensa a un prete, un vescovo, un papa. Le macchie lì si vedono meglio perché quell'uomo è un testimone di cose belle, di cose grandi, e sembra che non deve avere macchie, no? Il bianco ci apre anche a questa sfida, no? Di non avere macchie. Ma è pesante anche per la responsabilità che deve... Quello sì. Ma non dobbiamo drammatizzare. Tutti abbiamo delle responsabilità nella vita, no? E il Papa sì, ha una responsabilità, sembra più grande, un capo di Stato più grande, un prete. Per me, per esempio, è più la responsabilità di testimonianza che quella delle decisioni. Perché con le decisioni mi aiutano tanti qui dentro, preparano, studiano e mi danno qualche soluzione. Il Papa tiene tanti aiuti qui, tanta gente che lo aiuta. Invece con la vita quotidiana non hai tanto aiuto, no? E le decisioni sono anche pesanti, no? Come punto di riferimento, il Papa può soffrire anche di solitudine, può sentirsi solo in questa veste unica di bianco. Ci sono momenti di grande solitudine, quando tu devi prendere una decisione, per esempio. Ma questo non è solo dal Papa, eh? Nella vita clericale anche i vescovi, ci sono bravi vescovi, sentono questo, no? I preti, anche un padre famiglia tante volte. Pensa a prendere decisioni sui figli, o quando il matrimonio non va, prendere una decisione di allontanarsi. Sono pesanti quelle, sono decisioni che pesano tanto. Tutti noi come persone abbiamo situazioni di solitudine davanti a decisioni a prendere. E si può dire che queste decisioni ti portano alla solitudine, e la solitudine è bianca. Non è nera né buia, no, è bianca. La solitudine per la tua maturità, per il servizio, no?
C'è una solitudine brutta, che è quella dell'egoismo, no? Quella che soltanto le persone guardano se stesse. È una solitudine non bianca quella, è brutta. Senti, a proposito di decisioni, lei faceva l'esempio da lei stesso, Santo Padre, a tutte le altre figure che devono prendere decisioni e quindi anche tornare alle macchie. Ci sono le macchie individuali, poi ci sono le macchie collettive, le grandi macchie che sporcano, come le guerre. È un peccato collettivo questo. Mi diceva l'economo un mese fa, mi dava il rendiconto come stavano le cose qui in Vaticano, sempre in deficit, ma come andava, e mi dice: lei sa che dove oggi c'è investimenti che danno più reddito? No, la fabbrica delle armi. Tu guadagni per uccidere. Più reddito, la fabbrica delle armi. Terribile la guerra, sai. E non esiste una guerra bianca, eh? La guerra è rossa o nera nelle decisioni. Io questo lo dico sempre, quando sono stato nel 14 a Re di Puglia, mio nonno aveva fatto la guerra al 14 a Piave. Quando sono stato lì ho pianto. Poi lo stesso mi è successo ad Anzio. Poi tutti il 2 novembre vado a celebrare un cimitero. E l'ultima volta sono andato al cimitero britannico e guardavo l'età dei ragazzi. Terribile. Quando è stato l'anniversario, la commemorazione dello sbarco in Normandia, tutti i capi di governo hanno celebrato quello, ma nessuno ha detto che su quella spiaggia sono rimasti 20.000 ragazzi. È incredibile però questo fatto che abbiamo la percezione netta di quello che le guerre comportano e poi l'uomo ci ricasca sempre. Penso anche a lei che con i suoi appelli, come mai ad un certo punto non si riesce a far passare il messaggio di quante vittime si ricreano esattamente come 100 anni fa, esattamente come tanto tempo prima? C'è un'immagine che a me sempre tocca, l'immagine della mamma quando riceve quella lettera, no? Signora, abbiamo l'onore di dirle che lei ha un figlio eroe e questa è la medaglia. A me importa il figlio, non la medaglia. Gli hanno tolto il figlio e una medaglia. Il momento di dolore di quella donna. E poi un'altra immagine che mi è successo è quando ero in Slovacchia. Io dovevo fare da una città a un'altra un viaggio in elicottero, ma al tempo non si poteva. E l'ho fatto in macchina, 2 ore di macchina. E passava per i paesini, no? E la gente sentiva per la radio che il Papa andava e erano tutti alla porta della casa nei paesini. C'erano bambini, bambine, coppie giovani, ma poi nonni. Mancavano i nonni, o pochi nonni, e la guerra. Il risultato della guerra. Non c'erano nonni. Non c'è fotografia più forte di questa per far capire l'eredità che lascia. La guerra è una pazzia. È una pazzia. Anche perché poi, oltre alla guerra, nel momento che si fa, parliamo di un altro simbolo meraviglioso che è la colomba della pace biblico, che è il segnale di quando è terminato il diluvio. C'è anche il dopoguerra, che comunque è un altro momento dove c'è la gioia perché la guerra è finita, ma si devono ricucire tutte queste ferite. È così. C'è un'immagine che a me viene sempre. C'era l'abitudine
un giorno della gioventù cattolica, uno di questi giorni dei giovani, che il Papa parlava della pace e lasciava libere 2 colombe bianche. La prima volta che l'ho fatto, subito uno di questi corvi che sono in piazza si è andato con quella, l'ha presa da qui, se l'ha portata, l'ha uccisa. E questo è un po' quello che succede con una guerra. Tanta gente innocente non può crescere, tanti bambini senza futuro. Qui vengono spesso i bambini ucraini che li portano a salutare il Papa, bambini che vengono dalla guerra. Tu sai che nessuno di loro sorride? Non sanno sorridere. E un bambino che non sa sorridere sembra che non abbia futuro. Pensiamo a queste cose, per favore. La guerra sempre è una sconfitta umana, non geografica. Myanmar, Somalia, Sudan, lo Yemen, la Siria, Afghanistan, la Libia, Israele in Palestina. Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi. Cosa vogliono i bambini? Pace. Pace, pace, pace. Ci vuole pace. Pace. Pace, pace. Pace. Quando incontra i potenti della terra, immagino che ridica queste cose Sì, le dico così. fortissime. Qual è la reazione di queste persone che forse qualcosa potrebbero fare? Oh, vediamo, dipende da dove sono, no? Sì, danno alcune spiegazioni, altri dicono è una pazzia, dobbiamo lottare per la pace, ma ognuno dice la sua. Per esempio, penso un caso un po' fittizio, ma invento per non segnalare. Ma tu dici questo? Sì, ma dobbiamo difenderci. E poi te ne accorgi che li fanno la fabbrica degli aerei per bombardare gli altri. Difenderci no, distruggere. E guarda cosa finisce da una guerra. Morti, distruzione. Ma sono gli interessi? Soldi? Sì, sempre c'è qualche situazione geografica o storica che provoca una guerra. Può essere una guerra che sembra giusta per i motivi, però dietro una guerra c'è l'industria delle armi e questo significa soldi. Spesso si dice anche, per esempio sul conflitto in Ucraina, ci vorrebbe la resa, la bandiera bianca in questo caso di una resa, però per alcuni dicono è legittimare poi la legge del più forte se c'è la resa. È giusto o ho sbagliato a pensarla così, secondo lei? È un'interpretazione, è vero, ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. No? Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare. Ti vergogna, ma te continui così, quanti morti e poi? E finirà peggio ancora. Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia da mediatore. Oggi per esempio con la guerra in Ucraina sono tanti che vogliono fare un mediatore. No? La Turchia per esempio, non avere vergogna di negoziare.
prima che le cose siano peggio. Anche lei stesso si è proposto per negoziare. Io sono qui, punto. Ho detto questo. Oggi, per esempio, ho inviato una lettera agli ebrei di Israele, un po' per riflettere su questa situazione. Il negoziato non è mai una resa, è coraggio, per non portare il paese al suicidio. Un bianco del coraggio per tornare qui, questo. Va bene, vengo al coraggio. Ma delle volte l'ira che ti porta al coraggio non è bianco. Ma per esempio quello che sta succedendo in Israele e Palestina, anche lì è difficile ritrovare una bussola della comprensione per orientarsi. Tutti i giorni alle 7 pomeriggio chiamo alla parrocchia di Gaza. Sono 600 persone lì dentro e raccontano cosa vedono. Qui è una guerra e la guerra la fanno due, non uno. Lì i responsabili sono questi due che fanno la guerra. Poi c'è non solo la guerra militare, c'è la guerra guerrigliera, diciamo così. Hamas, per esempio, pensa un po', un movimento che non è un esercito. No, è brutta la cosa. Senta, volevo capovolgere per un momento la situazione perché ho avuto la fortuna di essere testimone. Quando c'è stata la preghiera della pandemia, che ero da giornalista come altri in piazza a guardarla, lì era lei la macchia bianca in mezzo alle tenebre, era un tempo da lupi, si ricorda quel giorno. E lì è il valore della macchia bianca, la sua, in quel momento. In quel momento si vedeva la macchia bianca. È una cosa spontanea, fatta senza accorgermi che questo avrebbe avuto un grande significato, no? Sia la solitudine e la preghiera. Ma in quel momento lei era concentrato su quello che voleva fare, capiva anche però che il messaggio stava andando in tutte le case di tutte le persone che erano costrette a rimanere nelle case. Non me ne sono accorto in quel momento. Ho fatto quello, poi ho dato il discorso, ho pregato davanti alla Salus Populi Romani e davanti al Gesù, quel Cristo miracoloso che hanno portato da Via del Corso, credo che è un santuario lì, e pregavo lì, ma non me ne sono accorto della trascendenza che aveva in quel momento. Perché anche io ero provato lì, no? Io avevo quella sofferenza, il dovere di un mediatore, di prete, di pregare per il popolo che soffre, no? In quel momento sì, ho pensato un passaggio biblico, quando Davide, dopo aver fatto il censimento, il Signore le fa eligere tre punizioni, no? E lui elige la peste, che è l'ammenno, 3 giorni di peste. E che alla fine, quando l'angelo della peste stava per colpire Gerusalemme, il Signore si commosse, ha commozione e ferma l'angelo, perché ha pietà del suo popolo. E io con questa peste pensavo e pregavo, Signore, commuoviti un po' e abbi pietà del tuo popolo che soffre questa peste. No? Ha avuto ancora una sensazione simile, anche perché da quel 2020 sono partite appunto le guerre di cui parlavamo prima, in Ucraina, in Palestina, in Israele. C'è la sensazione a volte che queste tenebre, ecco, se il bianco è luce, queste tenebre... E una guerra è tenebrosa, sempre, è oscura. Il potere dell'oscuro. Quando si parla di bianco, si parla di innocenza, di bontà, ma quando si parla dell'oscuro, c'è il potere delle tenebre.
cose che non capiamo, cose ingiuste. La Bibbia parla di questo, no? Tante volte, e le tenebre hanno un potere forte per distruggere, no? Ma quando una persona uccide, pensiamo a Caino per esempio, no? È una persona che è tenebrosa. Quando una persona si occupa soltanto del proprio beneficio, non è giusto con le persone che sono al suo aiuto, con gli operai. Questa persona uccide moralmente quella gente. Io penso come sarà l'anima di una persona che è responsabile di un padre famiglia che non riesca a vedere i suoi figli, che lo vede addormentati perché al mattino se ne va presto e torna tardi. Questa persona che non è giusta nello stipendio, questa persona è tenebrosa, è nera. Ma tutti noi rischiamo di avere un po' di tenebre dentro contro cui dobbiamo... Siamo peccatori, caro, e un po' di tenebre ne abbiamo. Anche un papa? Anche un papa. Il papa bianco soltanto la vita. Sì, tutti abbiamo un po'. E la saggezza è conoscere cosa succede dentro te. E tante volte non capiamo cosa succede dentro. Può essere anche un lungo percorso? Tutta una vita. Ma quando tu cerchi tutta una vita di sistemarti bene, di correggere le cose, arriverai a una cosa molto bella che è la vecchiaia felice. Quei vecchi, quelle vecchiette con gli occhi trasparenti, sono stati giusti. Hanno lottato e possiamo dire la vecchiaia bianca, diciamo. Quella vecchiaia bella, trasparente, molto bella. Ma lei crede di viverle queste sensazioni adesso, per esempio quella della trasparenza, in questo momento? Io cerco di non essere bugiardo, di non lavarmi le mani sul problema altrui, cerco, ma sono peccatore pure e dalle volte non riesco a farlo così. Poi vado a confessarmi. Ma qual è, per esempio, mi perdoni la domanda, il rapporto che ha un papa con l'errore? È forte, sai, perché c'è una cosa che quanto più una persona ha più potere, c'è il pericolo di non capire le scivolate che tu fai. È importante avere un rapporto autocritico con i propri errori, con le proprie scivolate, no? Ma quando una persona si sente sicura di se stesso, perché ha potere, perché sa muoversi nel mondo del lavoro, delle finanze, qualsiasi cosa, la tentazione è dimenticarsi che un giorno tu sarai mendicando giovinezza, mendicando salute, mendicando vita. È un po' la tentazione dell'onnipotenza. La onnipotenza non è bianca. Tutti dobbiamo essere maturi nei nostri rapporti con gli errori che facciamo, no? Perché tutti siamo peccatori. Sto facendo la predica al Quaresima. E l'ultima domanda è sul bianco come neutralità. Anche qui è importante per una figura come quella del Papa usare il bianco come neutralità rispetto ai contrasti, quando ci sono contrasti tra ideologie diverse o anche tra persone diverse. Ha un valore questo per lei? Tanto, anzi, alla base della nostra vita possiamo parlare della pagina in bianco. Non si dice la pagina nera, la pagina verde, la pagina gialla. Quando si parla di una pagina da scrivere è una carta bianca e ognuno deve scrivere lì le proprie decisioni sul bianco che è della tua vita. Tua vita è una carta in bianco e sarà bella se tu riesci a scrivere su quella carta una cosa bella, ma se tu scrivi una cose brutte non sarà bella quella pagina. Penso che non ci sia finale migliore nella chiacchierata che ci ha regalato, noi la ringraziamo. Non perdere la gioia, eh? Non perdere la gioia e il senso dell'umorismo. Questo è molto importante.
Grazie mille, Santo Padre.